Scopriamo cosa c'è da mangiare in questa food forest. Allora, la prima cosa è il bambù, pensa te. Io vado attraverso come farebbe un qualunque animale. Se trovo una mora me la mangio, ma non vado a raccogliere. Fiori rosa, fiori di pesco. Ciao amici del bosco, oggi visitiamo una super food forest, quella di Stefano Soldazzi. Il colpo d'occhio è notevole, Stefano, perché siamo in periodo di fioritura, quindi sono venuta nel momento giusto. In una food forest così c'è sempre da mangiare. E questo? E questo infatti io non l'ho capito cos'è, quindi adesso faccio la figuraccia. Stefano, che pianta è? Questo è un gelso, Oh wow! un Morus alba. E il gelso è una pianta meravigliosa perché si mangiano volendo le foglioline giovani, fa dei frutti, fa delle more molto gustose. Il legno è un legno molto duro, bellissimo perché ha una bellissima venatura gialla e bianca, e è un legno molto duro che va benissimo anche nella stufa quando faccio delle potature. È un legno che poi dura molto anche come produzione di calore. Questo bambù si chiama Philostachys edulis e è un bambù, tra i vari bambù che sono tutti più o meno commestibili, è quello che ha meno sostanza amara, sostanze poco apprezzate dal nostro palato. I germogli che tra poco verranno fuori, una volta che vengono fuori questi germogli li possiamo pulire dalle foglie esterne che sono quelle marroni, trovare la parte più tenera e poi dopo possiamo cuocerlo. Non ha un grande sapore il bambù, però è ricco di sostanze minerali. E vi faccio notare questo: tutto intorno a questa è un'isola nella quale abbiamo posizionato il bambù. In questo modo il bambù, che è abbastanza invasivo e quindi che si propaga abbastanza facilmente, no? Orizzontalmente grazie a questi rizomi che corrono superficialmente, tende a rimanere all'interno di questo isolotto. Qua più o meno c'è sempre acqua, quindi questo fa sì che il bambù non vada oltre e non vada a colonizzare tutto il resto. Dall'isolotto del bambù al viale dei noccioli. Sì, l'idea del nocciolo, che è una pianta che fa tanti polloni dalla base, è quella, essendo qui una zona abbastanza bassa, quando il fiume esonda porta moltissimi detriti. L'idea è quella di avere del deposito di sostanza organica ai piedi dei noccioli, in modo tale da poter raccogliere eventualmente e portarla dove ci serve per compostarla, oppure semplicemente per lasciarla qua a compostare, quindi avere un arricchimento naturale del suolo nella nostra food forest. Qua ci sono 150 piante da frutto, diciamo così, frutti comuni o frutti dimenticati. Ci sono sorbi, ci sono azzeruoli, ci sono cornioli, ci sono il giuggiolo, ci sono biancospini, ci sono tante, ci sono nespoli germanici, sia quelli proprio piccolini che fanno le nespole, quelle di una volta piccoline, o quelli un po' più grossi. Questa che sta per fiorire, ha proprio i boccioli pronti per esplodere, è un amareno che fa delle amarene abbastanza aspre e acide, no? Che a me piacciono comunque, però ha fatto anche tantissimi figli e noi li vediamo qua. Queste sono piante che ormai hanno già 2-3 anni, e piante invece anche più giovani, che invece ho in programma, non tutte insomma, ma di innestarle invece con ciliegi, in modo tale che abbiano una pianta selvatica nata proprio qua, dove le radici comunque sono già abituate a stare in acqua, invece poi mettere la parte superiore, mettere il ciliegio. L'innesto sarà fatto un po' alto per evitare di andare sott'acqua quando poi potremo avere un po' di acqua del fiume che esonda. Facciamo un gioco di riconoscimento delle piante della food forest. Allora, quello è un corbezzolo, l'ho riconosciuto. Sì, giusto. Giusto. Adesso riconosciamo anche le piante a terra. La tiro fuori? Vai. Non sentirete il profumo da casa. Ah, che bello, si è rotta! Si è rotta. Si è rotta, però se la apriamo e sentiamo il profumo, è un profumo intenso, super intenso. E questa è una carota selvatica. Qua in questo terreno ci sono tantissime carote selvatiche e adesso è il momento di raccoglierle, anche perché hanno la radice tenera ed è buona da mangiare ed è saporita. L'ho riconosciuto. È lei?
Sotto questo melograno, questo è il luppolo. Ho rotto il germoglio non volendo, ma questa è la parte che si mangia normalmente, la parte più tenera, buonissimo. Come lo prepari? Di solito lo faccio, lo prendo, lo taglio a pezzetti e poi lo passo in padella, lo faccio appassire senza niente, in un antiaderente lo faccio appassire nella sua acqua. Dopodiché ci sono diverse possibilità. Qua in Veneto, in provincia di Venezia, si usa fare la frittata con il luppolo, qua si chiamano bruscandoli, ma è ottimo il risotto, oppure anche io lo uso per fare il ripieno dei ravioli o fare le lasagne vegetariane con il luppolo e altre erbe, no? È un sapore interessante, quindi il luppolo non va solo sulla birra, lo possiamo usare anche in altro modo. In realtà nella birra si usano i fiori, no? Per aromatizzare la birra, cioè sono proprio le coltivazioni di luppolo per aromatizzare la birra. Noi invece qua cresce spontaneamente e ne cresce tantissimo, io lo raccolgo, di solito lo cuocio e poi quello che non mangio metto in congelatore e chiaramente poi ti dura per tanto tempo. Questo qua è sanguinella, la sanguinella quella che usi per fare i cesti rossi, la parte rossa dei cesti, e si usava per fare le scope le ramazze. Cioè si mettevano tutti insieme i cosi e si facevano le scope per le stalle, perché sono grossolane, no? Di legno rimane, no? Ci sono varie tecniche per non pungersi quando si trova lei, l'ortica fantastica, ma io ho sempre paura di sperimentarle e di non riuscire a metterle in pratica bene. Tu come fai? Allora, io sono un po' rustico, io di solito prendo, mi pungo e raccolgo l'ortica e poi me la cucino e me la mangio. Però poi quello che faccio è andare vicino a casa dove ho tantissima piantaggine e mi strofino, poi faccio uscire la linfa della piantaggine, che è un ottimo antistaminico, e quindi mi toglie subito il prurito che l'ortica può provocare. I miei figli la conoscono come la pianta per le ortiche, la piantaggine. Questo è un pesco e riesco addirittura a non mangiare le pesche, perché questo fa le pesche nella seconda metà di agosto, che è sempre il periodo in cui io vado a fare un corso di permacultura di 15 giorni e quindi prima di andare via mi mangio una pesca acerbissima, ma almeno una me la mangio. Poi quando torno non ci sono già più le pesche, che sono già tutte mangiate dagli uccellini, che giustamente devono anche loro avere la loro parte. Ha fiori rosa molto grandi e questo è un pesco nato da seme. Il pesco nato da seme è sicuramente più resistente alle malattie di altri peschi, non ha bisogno di trattamenti o magari di potature tirandogli via un po' qualche rametto secco. Ecco, questo è l'intervento che di solito faccio io. Di solito, nel senso che quest'anno non ho ancora fatto niente, però diciamo che l'intento sarebbe quello di tirar via un po' di rami secchi. Dato da seme si adatta molto meglio al terreno, ha più facilità di affrancarsi e quindi anche di far fronte ad eventi climatici imprevisti. Mi piace molto questa gestione libera, se c'è tempo si fa qualcosa in più, se non c'è tempo gli alberi vivono bene lo stesso, la food forest va avanti, ed è questo insomma un bel messaggio che possiamo dare, cioè anche per chi non ha tanto tempo da dedicare alla campagna ma un pochino di terra a disposizione, si possono piantare alberi, divertirsi anche a inserire piante erbacee, quello che si vuole, e alla fine avere un posto dove andare a raccogliere del cibo oltre che a passare del bel tempo. Su come impostare la propria food forest, quali piante scegliere, insieme a Stefano Soldati abbiamo proprio fatto un corso specifico. Lo ricordiamo, il nostro corso food forest lo abbiamo già da un po' di tempo e piace tantissimo. Vi lasciamo il link per vedere il programma del corso e anche per scaricare una guida gratuita sulle piante da utilizzare. Quando il fiume cresce ed esonda, tutti i residui organici, soprattutto di cannuccia, rami, legnetti eccetera, vengono portati e vengono trattenuti da diverse piante e quindi qua c'è un accumulo di sostanza organica, e questo è ottimo perché ho della sostanza organica gratis che mi serve per arricchire il mio terreno di humus. Riconosco il nespolo giapponese, questo era facile però, molto caratteristico. Ne ho riconosciuto un altro, il melocotogno. Stava aprendo le foglie. Qua c'è un nido
che ormai a fine inverno era un nido dell'anno scorso, quindi si è un po' disfatto con il vento, la pioggia, eccetera. Chissà se... Io non sono un esperto di nidi, questo è un acero campestre, lo si riconosce da queste suberificazioni della corteccia. Non so quale uccellino possa aver fatto il nido qua e chissà se poi tornerà a risistemarselo per la prossima covata. E questa pianta sulle difensive che ha delle spine che insomma ti mettono in guardia. Eh sì, questa è una Robinia pseudoacacia. È una pianta che a me piace molto, anche se purtroppo ha le spine. Ecco, il fatto che abbia le spine ce la rende un po' più antipatica, ma ha una sfilza di aspetti positivi in contrapposizione alla spina, che sono intanto la velocità di crescita e i fiori profumatissimi e commestibili. Qua si usa farli impastellati e fritti, oppure anche farne un risotto con i fiori freschi. Poi il miele d'acacia chiaramente è uno dei più pregiati. Il legno è molto duro e durevole, soprattutto per farne paleria vengono dei pali molto belli dritti, e addirittura pensate che a Venezia, che è costruita su pali di castagno, dopo il 700, quando è stata introdotta la robinia in Europa e la scarsità di castagni sugli altipiani qua nel Veneto circostante a Venezia, hanno cominciato a utilizzare la robinia proprio per palificare e poi costruire palazzi veneziani. Quindi diciamo che è una pianta molto interessante. Poi le foglie venivano utilizzate anche come foraggio per gli animali, insomma ha tutta una serie di grandi vantaggi interessanti. Ha le spine, mi spiace. Questa è un susino che fa delle susine tonde, grosse, un violaceo bordeaux, buonissime, dolcissime. L'anno scorso purtroppo abbiamo avuto delle temperature basse in primavera, quindi sono abortiti molti fiori e non ha praticamente fruttificato. Quest'anno però la premessa è ottima e quindi non vedo l'ora di gustarmela. La tua pianta preferita nella Food Forest? Beh, dire proprio la pianta preferita mi sembrerebbe fare un torto alle altre. Sicuramente questa è una delle preferite perché fa queste susine che sono meravigliose, buonissime. Ci sono anche un sacco di api che stanno lavorando con questo obiettivo. Esatto. Una pianta che mi fa sentire a casa, il nespolo germanico, perché io ne ho un esemplare bellissimo che adoro, una delle piante preferite della mia Food Forest. Vedo che cresce bene anche da te. Solo io non riesco a mangiare tutta la frutta che producono, quindi questa l'ho tirata su da terra adesso, è una nespola che è rimasta a fare compost qua per la prossima fruttificazione. Stefano, grazie tante, ci hai dato un sacco di informazioni, spero che vi siano interessate e piaciute e che soprattutto vi abbiano fatto venire voglia di piantare alberi, perché fa bene, giusto? Assolutamente sì, grazie tantissimo di esserci incontrati, di essere venuti a trovarmi, e bello condividere sempre con voi tante bei momenti. Grazie, ciao. Grazie, ciao.